Ciao a tutti, bentornati sul canale Yamamoto Nutrition. Oggi vi porterò con me durante una giornata nella mia preparazione per il Mister Olympia. Siamo a 5 settimane del Mister Olympia, la gara è sempre più vicina e la stanchezza inizia a far sentire. A differenza delle scorse preparazioni sto trovando molto più difficoltà a perdere peso perché ho fatto una bella fase di costruzione muscolare dove ho aumentato sia le gambe in una maniera abbastanza significativa e la schiena, che sono muscoli che comunque portano sul peso, e quindi a differenza delle altre volte che magari partivo dallo stesso peso di partenza però con una condizione un po' più sporca, quindi avevo un po' più acqua, un po' più grasso, che sono più facili da togliere, quindi il peso all'inizio almeno va giù abbastanza in fretta. Questa volta ero molto pulito con molti più muscoli, quindi sto facendo più fatica a perdere peso, e quest'anno abbiamo per il primo anno dei Man Physique da rispettare un peso rispetto all'altezza, quindi dovrò arrivare a 88 kg e sono ancora distante. Allora adesso partiamo con la mia giornata. Appena sveglio faccio cardio a digiuno. In questo periodo sto facendo 30 minuti appunto la mattina, 20 minuti dopo l'allenamento e altri 30 minuti la sera, comunque a distanza di 3 ore dall'ultimo pasto. Ne sto facendo più cardio rispetto alle scorse preparazioni, appunto per il motivo che dicevo precedentemente, che per la perdita di peso, che sto avendo qualche difficoltà. A differenza dell'altro video che avete visto, questa volta farò il cardio a casa perché la stanchezza è maggiore e quindi per comodità faccio il mio cardio, metto il tapirulan sotto un getto d'aria del condizionatore e mi evito il caldo del sole che in questo momento mi butterebbe giù ulteriormente. Quindi forza, iniziamo il cardio. Allora io uso questo tapirulan che è molto comodo e compatto, vedete, lo potete tenere in piedi magari anche dietro una porta e si apre, basta tirarlo su in 5 minuti, in 2 minuti anzi, e poi accendo il condizionatore che mi spara aria fredda in faccia. Allora faccio i 30 minuti con una pendenza e una velocità media di 5-6 km/h cerco di mantenere una quota cardiaca sui 125 battiti, e nel frattempo che faccio cardio, per passare il tempo, metto un film oppure ascolto della musica. In questo caso mi guardo un film. Allora, cardio finito, adesso userò dell'integrazione per idratarmi. Vi faccio vedere una chicca come lo faccio io. In questi periodi dove abbiamo calorie molto basse sentiamo spesso la fame, quindi uso sempre qualche trucchetto per ingannare un po' la mente e trovare più gusto nelle cose che assumo, che mangio. Come reidratazione post cardio andrò ad utilizzare Hydraelite e collagene idrolizzato. In questi periodi che fa anche molto caldo preferisco sempre fare qualcosa di fresco, quindi aggiungo del ghiaccio e li frullo insieme all'Hydraelite e il collagene idrolizzato, che ho scoperto che i gusti dei due integratori insieme fanno un gusto incredibile. E siamo pronti a idratarci. Buonissimo, mi ricorda degli smoothie alla frutta che prendevo a Miami. Come spiegavo prima, da quest'anno nel Man Physique abbiamo un peso da rispettare rispetto all'altezza e io sono al limite della mia altezza, quindi per poter pesare 88 kg devo essere superiore a 172,7, e quindi ogni mattina faccio la misurazione dell'altezza, perché delle volte succede che in una fase dove andiamo a perdere molti liquidi corporei per essere più asciutti, anche i dischi intravertebrali si asciugano, che sono costituiti dall'80% d'acqua, e si può perdere qualche millimetro in altezza. Quindi io cerco di tenere sotto controllo la misura e faccio degli esercizi per cercare di recuperare un po' la
la curva fisiologica della schiena, quindi faccio degli esercizi di stretching e della panca in versione per cercare di essere più allungato possibile. Faccio vedere il metodo che ho trovato per fare una misurazione abbastanza precisa. Ho messo una fotocopia di 1 metro all'altezza giusta e vado a fare con una squadra, diciamo, al muro la misurazione. Come potete vedere adesso sono sopra i 172,7, quindi potrei stare negli 88 kg. Come vedete ho la panca da inversione qua a casa e ogni mattina faccio circa 15 minuti di questo esercizio per cercare di tenere la colonna vertebrale più lunga possibile. Allora, ho finito il cardio, ho fatto una doccia. Finalmente è ora di mangiare, altrimenti svengo. L'alimentazione di oggi prevede 5 pasti con 40 grammi di carboidrati a pasto, 40 grammi lordi, quindi intendiamo come 40 grammi di riso, 40 grammi di gallette e 120 grammi di pollo, che in questo caso come primo pasto userò l'albume e sono 250 grammi d'albume circa per avere le stesse proteine. In questi periodi che abbiamo un'alimentazione molto ristretta abbiamo spesso voglia di mangiare cose che non potremmo mangiare, dolci, pizza. Allora cerco, quando ho tempo, di fare qualche ricetta che mi toglie la voglia appunto di questi cibi, e cerco sempre di preparare cibi che occupano il più volume possibile a parità comunque di macronutrienti. Quindi in questo caso andrò a fare una specie di budino di albume che userò come fonte proteica e delle gallette sbriciolate che ci metto all'interno, che è la fonte di carboidrati. Lo faccio con cacao amaro e dolcificante, in modo che questo pasto mi ricorda un po' quando da bambino mangiavo latte e cereali con il Nesquik. Allora metto 250 grammi di albume in una ciotola, gli aggiungo circa 100 grammi di acqua, li mischio insieme e li metto 6 minuti nel microonde. Allora, cotto l'albume, è diventato solido. Per raggiungere la mia quota di grassi metto un rosso d'uovo, lo mischio insieme al bianco, poi aggiungo circa 10 grammi di cacao amaro e dolcificante. Poi ci metto del ghiaccio perché mi piace mangiarlo freddo. Mischio tutto insieme, si scioglierà il ghiaccio e poi frullo tutto insieme e diventa come una specie di budino al cioccolato. Aggiungo la mia fonte di carboidrati, in questo caso le gallette, 40 grammi, e le sbriciolo dentro. Questa ricetta mi dà molte soddisfazioni perché ha un ottimo gusto, sembra quasi un danette, e poi ha una croccantezza che in questi casi fa veramente piacere al palato. Allora, finito il primo pasto, vi faccio vedere una cosa che è molto importante durante la preparazione per una gara, è provare il posing. Sto cercando di migliorare la posa di schiena, che è una posa dove delle volte in alcune competizioni l'ho sbagliata e quindi sto cercando di perfezionarla nel miglior modo possibile. Per fare questo lo faccio sempre la mattina, metto il telefono e lo proietto nella TV in modo che posso vedere la posa in diretta mentre la sto facendo, e cerco di correggerla per farla nel miglior modo possibile, perché per cercare di sembrare più largo possibile e migliorare il V-shape. Passate circa 3 ore dall'ultimo pasto, ho dovuto resistere un po' perché già sentivo fame già dopo un'ora. Finalmente è ora di fare il secondo. Per il secondo pasto farò pollo, gallette e insalata per dare più senso di sazietà. Poi andremo in palestra a fare il mio allenamento. Oggi farò schiena e vi farò vedere un po' come gestisco l'allenamento in questa fase della preparazione. Preparo del pollo, preparo 2 petti di pollo intero che mi bastano per circa 2 giorni e lo faccio con la funzione grill del microonde. Nel frattempo preparo il mio pasto con un po' di pollo che mi è avanzato da ieri, e anche in questo caso, per cercare di avere un senso di sazietà maggiore, mischio il pollo, che lo frullo un po' con il frullatore, insieme all'insalata e alle gallette sbriciolate, quindi mi farà molto volume, ci metto più tempo a mangiarlo, quindi mi dà più senso di sazietà.
Lo sbriciolo un po' per mischiarlo insieme all'insalata. 10 grammi di olio di oliva, metto anche un po' di aceto di mele e qualche spezia per dare sapore. Allora, sono pronto per il mio secondo pasto, come dicevo è il mio pasto per workout e come vedete poche gallette e 100 grammi di pollo sembrano molti di più e ci vuole molto più tempo per mangiarli anche se stiamo mangiando poco. Allora, finito il secondo pasto vado ad assumere la mia integrazione che è l'IpoXCR che ci aiuterà nel controllo dei carboidrati, vitamina C e Coletix per la salute cardiovascolare. Invece la mattina assumo multivitaminico, di solito 2 compresse, omega 3, 4 compresse di omega 3 e Black Guardian che serve per la salute del fegato. Mentre invece per quanto riguarda l'integrazione serale assumo l'ashwagandha che ci aiuta anche per rilassarci, berberina e olio di krill. Il pollo è pronto, adesso preparerò altri 2 pasti che consumerò, uno dopo l'allenamento e l'altro quando tornerò a casa. Poi il quinto pasto, che sarebbe la cena, lo farò più tardi ma non lo faremo vedere per una questione organizzativa. Adesso per una questione di comodità preparo 2 pasti con classico pollo e riso. Il riso ce l'ho già pronto, che l'avevo preparato ieri, ne faccio un po' di più che mi basta un paio di giorni. Allora, anche in questo caso per il riso cerco di fargli prendere più volume possibile, quindi cerco di farlo cuocere con più acqua. In questo modo 100 grammi di riso mi diventano 300 grammi di riso cotto. In questo caso adesso allora andremo a preparare i miei 2 pasti che hanno gli stessi macronutrienti dei pasti preparati precedentemente, quindi 40 grammi di riso, ne andrò a mettere 120 grammi di riso cotto. E 10 grammi di olio, 1 grammo di sale a pasto, prendo il mio pre-workout e siamo pronti per andare in palestra. Allora, come pre-workout assumo il nuovo Saiyan Fuel Steam, io lo preferisco sempre con gli stimolanti, sento che mi dà maggiore spinta durante l'allenamento e maggior focus. Lo assumo una mezz'oretta prima dell'allenamento in modo che nel frattempo che arrivo in palestra comincio già a sentire l'effetto. Questo gusto agrumi è buonissimo. Ragazzi, appena arrivati in palestra il primo esercizio di allenamento è preparare l'intra-workout. In questo caso utilizzo glycobol, che sono ciclodestrine che sono fondamentali in questo periodo per darmi energia durante l'allenamento, aminoacidi essenziali per il recupero e la crescita muscolare e Hydra Elite per l'idratazione. E adesso siamo davvero pronti per l'allenamento. Partiamo con l'allenamento. Oggi sarà un allenamento di dorso. In questo periodo sto allenando la schiena 2 volte a settimana. Oggi andremo a fare come primo esercizio una lat pull down. Faccio diverse serie di riscaldamento appunto per evitare infortuni, che è importantissimo durante una fase pre-contest. Dopodiché passiamo a una low row, lì andrò a usare dei carichi un po' più importanti, poche ripetizioni, un peso importante, e poi passiamo a un superset con lat machine con triangolo e pull down al cavo. Su questo esercizio lavorerò in monolaterale in modo da ricercare un isolamento maggiore del dorsale.
Un'altra cosa che mi aiuta molto, soprattutto quando siamo un po' corto di energie, è sorseggiare l'intra-workout. Ad ogni sorso sembra che riprendo un po' di energia, grazie alle ciclolestine, grazie agli amminoacidi. Anche mentalmente sentire quel gusto che ci disseta ci aiuta ad andare avanti nell'allenamento e a spingere di più. Allora ragazzi, ci risiamo di nuovo sul tapis roulant. Adesso farò solo 20 minuti per poi stasera a casa altri 30 minuti a distanza di 3 ore dall'ultimo pasto che farò. Cardio, a dire la verità, è una cosa che odio profondamente fare. Preferisco stare 3 ore sotto i pesi non che fare 20 minuti di cardio, però è necessario e quindi lo facciamo. Anzi, nelle fasi di preparazione, anche se odio farlo, delle volte ne faccio più di quello che il coach mi dice di fare, perché comunque poi sento sempre che la condizione non è mai abbastanza e vorrei sempre cercare di fare di più. Quindi adesso finisco i miei 20 minuti di amato cardio e poi post workout, che è fondamentale, poi consumerò il mio pasto e finalmente a casa. Ragazzi, finito l'allenamento, finito il cardio, è ora del post workout, che è fondamentale. In questo caso utilizzerò le Hydrocarn, che sono proteine idrolizzate della carne, e Glycopol, ciclodestrine, che ci aiuteranno a ripristinare velocemente le scorte di glicogeno. Molti possono pensare che le proteine derivanti dalla carne non hanno un sapore buono, ma invece queste Hydrocarn sono veramente buonissime. Il gusto biscotto a me piacciono tantissimo. Allora, tornati dall'allenamento, la fame è tanta, quindi devo sbrigarmi a fare il mio quarto pasto che avevo preparato precedentemente, altrimenti svengo, e faccio il mio pasto. Aspetto circa 3 ore, poi farò un'altra mia sessione di cardio, altri 30 minuti, dopodiché farò il mio quinto pasto e poi finalmente posso andare a dormire. E quindi più andiamo avanti e più si soffre. Magari per chi non vive questa esperienza in prima persona può sembrare semplice, ma vi assicuro che quando hai un metabolismo veloce, tanti muscoli, anche un'alimentazione che può sembrare quasi normale, è molto ristretta per me, e quindi le forze vengono sempre meno a mancare. Più avanzano i giorni e più diventa difficile, anche perché trovo anche difficoltà nel dormire e nel riposare, perché a un certo punto durante la notte mi sveglio con il senso di fame, però non potendo mangiare non riesco a riaddormentarmi, quindi l'accumulo anche di dormire poco aumenta sempre di più la fatica. E comunque sicuramente porterò sul palco la migliore condizione nonostante tutte le difficoltà. E per oggi ragazzi il video è finito, e se vi è piaciuto mettete un like, seguite il canale Yamato Nutrition e ci vediamo al prossimo video.